Buongiorno e ben ritrovati. Oggi voglio far vedere come ho realizzato un bruciatore ad alcol molto efficiente che sfrutta il principio dei motori a pulso getto. Come prima cosa dobbiamo capire che combustibile utilizzare. Dopo alcune prove che ho fatto con benzina, con diluente, con altri materiali, ho deciso di utilizzare il normale alcol denaturato che si trova in commercio. Per realizzare il mio scopo, la prima cosa è quella di estrarre il gas dall'alcol. Per fare questo, tramite una pompa di un acquario, una pompa dell'aria di un acquario e un diffusore, iniettiamo l'aria direttamente nell'alcol liquido. A questo punto le bolle che si formeranno nell'alcol permetteranno la fuoriuscita del gas che rimarrà nella parte superiore del barattolo. A questo punto, quando la pressione raggiungerà un livello maggiore della pressione esterna, verrà espulso da quel tubicino che vedete in centro al barattolo. A questo punto, quando il gas emesso, mischiandosi con l'ossigeno, raggiungerà il punto della stechiometria perfetta, tramite una scintilla o un accendino innescheremo la combustione. Come potete vedere dalla figura e come anticipavo prima, il sistema utilizza il principio di funzionamento dei motori pulso-getto e più nel dettaglio la versione più semplice di questi tipi di motori, che è chiamata Gem Jar Jet, ovvero barattolo di marmellata a getto. Se cercate su YouTube trovate parecchi esempi, quindi non mi dilungherò più di tanto. Comunque, giusto per tornare al principio di funzionamento, diciamo, nel contenitore dove avviene la reazione si innesca la prima esplosione, questa facendo aumentare di volume l'aria presente, viene espulsa dall'unico foro dove può uscire. A questo punto, diciamo, la diminuzione di pressione tira al suo interno dell'ossigeno pulito che raggiungerà nuovamente il punto stechiometrico e quindi si innescherà la seconda esplosione. Dovete considerare che queste esplosioni si succederanno in velocità, saranno molto rapide e quindi si sentirà solamente un rumore quasi continuo. Comunque più avanti nel video farò sentire meglio di cosa si tratta. Ecco, questa è la prima versione che ho creato, funziona, però ho riscontrato alcuni problemi nel fatto che il gas emesso è troppo poco e talvolta la combustione si interrompe. Devo dire che per regolare meglio la quantità di gas immesso nel bruciatore, e quindi la quantità di ossigeno necessario, la pompa dell'aria di cui vi accennavo inizialmente l'ho collegata a un alimentatore con tensione variabile, in modo da avere una regolazione fine dell'aria immessa. Dopo il primo esperimento e discutendone anche con alcuni amici, ho capito che per aumentare la quantità di gas emesso occorre aumentare la colonna di alcol presente nel serbatoio. Questo perché le bolle che vengono create, le bolle d'aria che vengono create, stazionano per un tempo maggiore all'interno dell'alcol e quindi sono in grado di raccogliere una maggiore quantità di gas. Ho quindi eliminato il barattolo precedente e ne ho trovato uno leggermente più alto. Qui potete vedere l'attrezzatura che ho utilizzato, quindi il trasformatore a tensione variabile, una pompetta d'acquario che andrà a innestarsi nel barattolo e all'interno del barattolo il tubo inferiore sarà collegato a un diffusore d'aria. Nel barattolo stesso ci sarà un altro tubicino di uscita
al quale poi andrà messa sopra quel tubo che fa un po' da effetto venturi. Ed ora eccolo in funzione. Come potete vedere la fiamma diminuisce e aumenta perché io in quel momento vado ad agire sulla tensione dell'alimentatore e quindi aumento o diminuisco la portata di aria. Adesso faccio vedere più nel dettaglio il rumore che produce la combustione. Ok, questo è quanto. Come potete vedere è uno studio molto interessante. Certo, questo è solo un esempio in scala ridotta, però se effettivamente ci fosse la necessità di fare un riscaldatore più grande, basta aumentare proporzionalmente le dimensioni di tutto, inclusa la pompa dell'aria. Devo dire infine che dopo qualche minuto di funzionamento ho toccato il tubo Venturi superiore, purtroppo non avevo a disposizione un sensore di temperatura, però devo dire che era veramente caldo, quindi la quantità di calore che riesce a produrre, nonostante le dimensioni, è veramente notevole. Se vi è piaciuto il video potete mettermi un like e se volete potete naturalmente iscrivervi al mio canale. Grazie e alla prossima.